A Brescia ci sono cose che non cambiano mai. Il rumore del mazzo di carte picchiato sul tavolo, il pirlo e quella frase che arriva puntuale come un orologio. Una partita di briscola è un rito che non ha bisogno di inviti, succede e basta. Un mazzo di carte, un giro di pirli e il pomeriggio prende forma. La briscola è più di un gioco, è un modo per stare insieme, per sfidarsi senza prendersi troppo sul serio. È fatta di sguardi, di battute, di piccole vendette e di grandi chiacchiere. Qualcuno dice che è un passatempo, ma chi ha mai visto un bresciano passare il tempo senza metterci anche un po' di competizione? Da qui, da questi tavoli, sono nate amicizie, scommesse e leggende da bar. Ogni partita è una storia e ogni storia ha il suo seme di briscola. Vi porto con me a conoscere una di queste storie. Vi insegno a giocare bene a briscola, ma soprattutto a giocare da veri bresciani. Preparate le carte e venite con me a imparare a giocare a briscola. La briscola arriva in Italia nel Cinquecento, ma le sue origini non sono certe. Alcuni pensano che sia un gioco portato dai francesi, altri invece pensano che abbiano origini molto più antiche e italiane. Per capire da dove deriva il nome briscola si deve fare riferimento al francese, al termine brisque. Alcuni invece collegano questo nome ai tarocchi. Questo è un gioco che parte da un gioco nobile e adesso è diventato un gioco da bar che crea amicizie, inimicizie, ma soprattutto tante chiacchiere. Si prende un mazzo da 40 carte e i 4 semi sono coppe, denari, bastoni e spade. A ogni giocatore vengono distribuite 3 carte e l'ultima carta viene girata verso l'alto. Quello è il seme di briscola, il seme che comanda su tutti. Da quel momento in poi chi gioca la carta con il seme di briscola più alto prende tutte le carte presenti sul tavolo. Se invece nessuno gioca alla briscola, vince la carta più alta del primo seme che viene giocato. Le carte che hanno valore sono l'asso che vale 11 punti, il 3 che vale 10, il re che vale 4 punti, il cavallo 3 e il fante 2. Tutte le altre carte valgono 0 punti, ma ricordate, se le giocate al momento giusto potete vincere la partita. Dopo ogni mano chi vince pesca la prima carta e le mano continuano così fino a che non si finisce il mazzo. Alla fine si contano i punti, 120 sono in totale. Se fai almeno 61 punti vinci, a 60 pareggio e un altro giro di pirli. L'ultima mano è sempre la più tesa, tutti cercano di tenersi in mano le carte migliori e al tavolo cala un silenzio da film western. Ma tranquilli, alla fine tutto finisce in risate, anche se qualcuno finge di offendersi. A briscola, oltre a capire le regole, bisogna fare tanta pratica. Molte persone imparano dal nonno o dall'amico sotto al bar, quindi venite con noi a vedere una partita di briscola. Cominciamo a distribuire 3 carte ciascuno. E l'ultima carta viene girata al centro del tavolo, come briscola. In questo caso la briscola è di denari. Comincia la persona che non ha distribuito il mazzo, giocando un fante di spade. L'avversario strozza, giocando il 3 di spade e prende la carta. Chi vince comincia a pescare la carta e inizia un altro turno. Chi ha vinto inizia giocando un re di spade e l'avversario, giocando il cavallo di briscola, vince la mano e prende entrambe le carte. Avendo vinto, ricomincio pescando. Io in questo caso gioco il 5 di bastoni e il mio avversario gioca il re di coppe. Essendo che lui ha giocato il re di coppe, io ho giocato bastoni, vince la carta più alta del primo seme che viene giocato e quindi prendo direttamente io. L'avversario gioca il cavallo di spade, io invece gioco il 4 di spade. È stata giocata la carta dello stesso segno, ma essendo che è stata giocata prima il cavallo, che è una carta più alta, prende l'avversario, che pesca ovviamente dal centro del mazzo. Incomincia lui giocando il 4 di coppe. Io gioco il 7 di coppe, essendo che io ho giocato una carta più alta del primo seme che ho giocato, vi include la mano e il testo.
Io gioco il 5 di coppe. Lui gioca l'asso di coppe, essendo che ha giocato una carta dal valore più alto del primo segno che viene giocato, vince lui la mano. A prima vista sembra solo fortuna, ma la briscola è memoria, è psicologia, è silenzio. Si gioca con le carte ma anche con lo sguardo. Ogni bresciano lo sa, se il tuo compagno ti guarda in un certo modo vuol dire gioca basso, se sospira ha una briscola, se sbuffa ha perso la pazienza. Il tuo avversario posa in una certa maniera, tu lo osservi e poi sorridi appena. Non si vince sempre con le carte migliori, a volte si vince perché l'altro crede di aver capito e tu, in silenzio, lasci pensare di sì. In briscola esiste un linguaggio nascosto, non serve parlare ma bastano i gesti. Sporgere le labbra in avanti significa che hai l'asso di briscola. Storcere le labbra verso sinistra significa che hai il 3 di briscola. Alzare gli occhi verso il cielo hai il re di briscola. Alzare la spalla a destra significa che hai il cavallo di briscola. Sporgere la lingua tra le labbra significa che hai il fante di briscola. Se vedi qualcuno sfregare il pollice o l'indice significa che ha qualche carta di briscola ma piccola. Fate molta attenzione perché questi segni in alcuni bar di Brescia sono più sacri del mazzo stesso. Ecco perché se vedete qualcuno che mentre state giocando vi fissa un po' troppo, non è che vi sta solo guardando, vi sta segnando che ha la briscola oppure che è proprio messo in croce. Ogni giocatore di briscola bresciana ha una partita che non dimentica. Una vittoria, una sconfitta, un pomeriggio finito troppo in fretta. La briscola è tempo speso bene, è un pretesto per ridere, per sfidarsi, per raccontarsi le stesse storie 100 volte. È l'arte di restare anche solo mezz'ora dove non serve correre. Ti alzi, raccogli le carte e le rimetti nel mazzo. E quando il bicchiere è vuoto e il mazzo è finito si mescola di nuovo, perché a Brescia la briscola, come il pirlo, non finisce mai.